Senza una licenza valida del sistema operativo non va bene, perciò vi propongo questo negozio di product kit digitali in modo da attivare permanentemente il vostro Windows 10. Non solo quest'ultimo, perché è possibile acquistare anche la licenza per la suite di Office 2019 e precedenti. Applicate il codice sconto, per i più pigri lo copiate nella descrizione, per ricevere la chiave Windows a soli 11,84 €. Le altre offerte sono elencate sempre in descrizione e vi ricordo che naturalmente è valido per quando aggiornerete a Windows 11. Non solo produttività, ma anche svago con le licenze dei giochi. Pensa al nuovo FIFA, e quindi provate anche ad applicare questo codice, sempre per arrivare al 20% di risparmio. Allora, l'altro giorno mi è arrivato questo smartphone di Blackview, pronto per essere logicamente recensito. Io ve lo porto qui su YouTube perché secondo me è importante mostrare differenti marche e tipologie di dispositivi. Io sono sempre aperto a tutto, non mi punto su una singola azienda, anche se naturalmente ho delle preferenze come tutti. Ve lo presento anche per dedicare uno spazio a chi non si può permettere un iPhone da 1000 € o in generale quelli da centinaia. Questo con 50 sacchi preso da AliExpress ve lo portate a casa, escludendo i tanti codici sconto che offre il sito. Allora, queste le caratteristiche tecniche. Per un prezzo del genere alcune sono davvero vantaggiose, ragazzi. Penso alla batteria e al policiaggio dello schermo. Equipaggiato poi con l'ultima versione di Android, la 11, anche se fra poco, diventerà la penultima, però è da stupirsi per un software così recente in uno smartphone economico. Le colorazioni sono 4, quella in mio possesso è la blu, mi sarebbe piaciuta la verde, ma vabbè. Sapete cosa mi ha stupito di più? Andiamo al punto. Lo schermo. I dati oggettivi, ve li ho lasciati prima, non c'è da dilungarseli. Più che altro vi voglio far notare il rapporto che c'è coi bordi e la fotocamera a goccia. Cioè, un prodotto, ragazzi, del genere non è proprio semplice da trovare con pochi euro. Quindi io sull'Oscar C20 posso pensare questo. È per i contenuti audiovisivi. Io lo acquisterei su questa direzione. Avete un iPhone con uno schermo piccolo e magari delle volte vi occorre qualcosa di più voluminoso. Per lavoro va bene, voglio utilizzare un iPhone SE 2020, faccio un esempio, La sera sul letto desidero uno schermo grande, quindi scelgo il C20. Altre caratteristiche poi da evidenziare: doppia SIM in carrelli distinti, anche se tocca rimuovere la scocca, ma vabbè, succede una volta ogni chissà quando, però questo almeno avvantaggia l'estetica. La fotocamera, che ha varie tipologie di scatto, come la notturna, ne ha proprio varie, infatti devo capire per bene quale devo utilizzare precisamente, ma vabbè, la modalità ritratto per avere l'effetto sfocato nello sfondo, e questo veramente qui mi sono sbalordito, perché pensate, se non erro, che il mio vecchio iPhone 6S non riusciva ad avere questa modalità, cioè non se la poteva proprio permettere, perciò su un processore del genere, insomma, avere lo sfocato, avere una buona profondità di campo non è cosa da poco. Due lenti rispettivamente da 5 e 2 megapixel, e qui più che altro è per un fatto di marketing. La cosa che mi ha deluso, e questo tocca proprio dirlo, è la micro USB, ok? Ormai la C è presente anche nei prodotti più economici che ci siano. Quindi perché qui non c'è? Porca miseria. O meglio, hanno fatto confusione col libretto delle informazioni, mi chiedo? Vabbè, per finire vi dico che il sistema operativo, per l'hardware che c'è, va bene, non ci sono rallentamenti. Ovvio che non è una scheggia. Per le operazioni più pesanti, normale che fatica. L'ho notato proprio nell'app fotocamera. Non cito volontariamente i giochi perché è inutile. Come al solito per questi tipi di prodotti potete giocare a prato fiorito. Sì, va bene, mi diverto in quella maniera, ma non ad Asphalt, chiaramente, scordatevelo quello. Mi si bloccava anche sul vecchio PC da 600 sacchi, perciò fate voi. Non so quanto possano fare i microfoni. Comunque ora sta tramontando il sole. Non so se riuscite a vedere bene, se è l'inquadratura giusta.
manca qualche minuto al tramonto, appunto. E ora vediamo che ore sono, 19:21 del 13 settembre alle 19:31, quindi fra 10 minuti dovrebbe andare in fondo al mare. Mi stiamo cadendo gli occhiali, sì. Comunque una risoluzione a 720 massimo che si può avere da qui, e il minimo è 480, naturalmente 30 fotogrammi al secondo, forse anche di meno, ma non penso a uno standard del 30. Questa invece è la fotocamera secondaria, quella frontale, e siamo quasi in una condizione di scarsa luce, però comunque insomma è visibile il tutto. Il sole è da poco tramontato e qua mi trovo quasi completamente ricoperto dagli alberi. E così vi ho fatto vedere entrambe le fotocamere. Non voglio dire altro, non c'è da dire altro. In descrizione trovate elencate le principali caratteristiche tecniche, anche il link che rimanda al negozio AliExpress di Blackview per un eventuale acquisto. Nel prossimo video vi porto una smart band, perciò non mancate.